Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, mettete un like e scriveteci nei commenti cosa significa per voi autenticità. Perché la storia di oggi gira attorno a una donna che ha trasformato la sincerità in un superpotere, e a un uomo che la sostiene con quella calma luminosa che non ha bisogno di rumore. Cemre Arda e Gökberk YLDRM, una coppia che sta ridisegnando l'idea stessa di carisma nel mondo dello spettacolo turco. Londra, ieri sera, aveva un'aria diversa. L'evento era di quelli che fanno tremare i lampadari, Harper's Bazaar Women of the Year 2025. Il genere di serata in cui eleganza, talento e spirito si stringono la mano in un'unica cornice scintillante. Ma tra diamanti e abiti da red carpet, a imporsi non è stato l'effetto glitter. È stata l'onestà, quella che non si trucca e non recita. Quando Cemre Arda ha varcato la soglia della sala, il brusio è calato di un tono. I flash si sono voltati verso di lei. Sì, ma non era solo l'abito a catturarli. Era quel suo modo di stare al mondo senza maschere, come se la naturalezza avesse la propria luce. E quando il suo nome ha risuonato dall'altoparlante, vincitrice del Women's Empowerment Award, Cemre Arda non è sembrato un annuncio, ma un risarcimento. Un momento in cui qualcuno mette in parole ciò che molti avvertivano da tempo. Non è questione di fama, è questione di verità. Mentre altri profili social distribuivano fotogrammi di perfezione patinata, il feed di Cemre quel giorno raccontava un'altra cosa. 2 foto, una accanto all'altra. Nella prima, la sua mattina, capelli raccolti in fretta, niente trucco, una t-shirt semplice. Una donna, non un personaggio. Nella seconda, qualche ora dopo, ecco la magia del team, un abito pastello dal taglio morbido, una luce calda nel sorriso, zero artificio nell'anima. E sotto, la didascalia più Cemre che ci sia, lo stato impietoso dei miei amici veterani che in poche ore mi hanno trasformata in un'altra persona. Niente filtri, niente melodramma. Solo quella schiettezza che sa di ironia e affetto. Non si trattava di apparire impeccabile, si trattava di mostrare il viaggio, di dire sono tutte queste versioni insieme. Forse è proprio questo ad averla resa la destinataria perfetta di un premio dedicato alla forza femminile. Perché Cemre Arda non celebra l'idea di perfezione, celebra l'autenticità, con la naturalezza di chi non ha mai avuto paura di apparire umana. E come sempre accade nel suo universo, il post non era una solo. Dentro c'erano volti, abbracci, mani che lavorano. Ha ringraziato tutti, dalla parrucchiera che ha domato ciocche in sciopero al designer che ha sistemato una cucitura all'ultimo minuto. Dalla truccatrice che ha scelto la trasparenza al fotografo che ha colto il tempo giusto. Al mio team meraviglioso, che stasera ha sudato, riso, si è agitato e poi mi ha stretta forte. Siete incredibili. E i commenti hanno iniziato a scorrere a migliaia. Brilli anche senza make-up. Ci fai innamorare di noi stesse. Grazie per mostrarci il prima e il dopo. Ma il momento più virale non è nato da lei, almeno non direttamente. È comparso sotto forma di una riga asciutta, firmata da una persona speciale. Perché nel mare di cuori e complimenti, la frase che ha incendiato i social l'ha scritta Gökberk YLDRM. Il suo commento? I capelli, missione compiuta. Nessuna poesia, nessuna lode iperbolica, la sua ironia secca, complice, l'affetto che non ha bisogno di trombe per farsi sentire. E il web è esploso. Ecco cos'è la vera complicità, ha scritto qualcuno. Legami così non li fanno più, ha ribadito un altro. La risposta di Cemre è arrivata con la stessa grazia disinvolta. Ricordo anche quando li hai sistemati tu, YLDRM. Una stanza piena di gente che rideva tra i commenti. Nessuna strategia, nessuna sceneggiatura. Solo 2 persone che si incontrano a metà strada, come fanno da anni, con una battuta che scalda più di un discorso lungo. Poi, come sempre accade in rete, sono cominciati i paragoni. C'era chi diceva che l'eleganza di Cemre dava vibes cinematografiche, e c'era chi, inevitabilmente, trascinava Gökberk YLDRM nel discorso. L'energia di lei accanto alla calma di lui. Questi 2 devono girare un film insieme. Il cinema turco non si riprende, scherzava un commento. E in poche ore sono decollati hashtag come cancelletto Cemre Gökberk e cancelletto Style in Duo. I fan immaginavano sceneggiature, ruoli speculari, progetti che li vedessero affiancati non come rivali, ma come riflessi della stessa grazia raccontata in 2 alfabeti emotivi diversi.
L'idea non era metterli uno contro l'altra o uno al posto dell'altra, ma celebrarli come due linee che corrono parallele e ogni tanto si toccano, generando una scintilla nuova. Se siete ancora qui, è perché questa storia vi ha sfiorato. Allora prendetevi un secondo, lasciate un commento, mettete un like e assicuratevi di essere iscritti a Stelle Turche Rivelate. Qui non ci limitiamo a raccontare, qui celebriamo il vero, quando si lascia vedere senza paura. Mentre Londra la applaudiva, la carriera di Cemre Arda bruciava sulla scia di un successo digitale che stava attraversando confini. Il suo nuovo progetto in streaming, Platonic, Blue Full Moon Hotel, è esploso non solo in Turchia, ma in tutta la penisola iberica e in Italia. Con lei sullo schermo, naturalmente, c'era Gökberk YLDRM. Una chimica pronta e gentile, tempi comici misurati, sguardi che raccontano più delle parole. La serie mescola ironia leggera e un'emozione sottopelle, di quelle che si incuneano tra una risata e l'altra. E non era l'unico trionfo. Il suo talk su Netflix, Cem, ha sussurrato piano prima di farsi urlo collettivo. Puntate che sembrano una tavolata, risate che si incastrano a confessioni, ricordi che spuntano a sorpresa. C'è chi ha scritto, Cemre non ti fa solo ridere, ti rimette insieme i pezzi. In un'epoca ossessionata dal filtro giusto e dalla posa giusta, Cemre Arda è come un fiore raro piantato in mezzo a luci artificiali. Non ha paura di mostrarsi senza trucco. Non ha paura di rompere il personaggio per farsi vulnerabile. Non ha paura di dire, sono così, e basta. E forse proprio per questo il pubblico la vede come qualcosa di più di un'attrice, una narratrice, uno specchio, a tratti una piccola rivoluzione silenziosa. I suoi personaggi femminili non sono figurine, inciampano, piangono, ridono troppo forte, falliscono clamorosamente e poi si rialzano ancora, come fanno le persone vere. Forse è per questo che Harper S. Bazaar l'ha chiamata simbolo globale di empowerment. La sua bellezza non sta nella patina, ma nel coraggio. Dietro le quinte, prima della cerimonia, c'era tensione nell'aria. Lei però stava già altrove, in quel luogo segreto in cui nascono le idee. Si mormora che mentre il suo nome rimbalzava sui pronostici, Cemre stesse buttando giù spunti per la seconda stagione di Cem. Questo è il suo modo di esserci, mai soltanto a una serata, sempre in cammino verso qualcosa da creare. E quando finalmente ha raggiunto il palco, non ha nascosto l'emozione. La voce le ha tremato appena, ma abbastanza da far capire che non stava recitando. Le storie delle donne vivono dove ridiamo quanto piangiamo. Io voglio raccontarle tutte. La sala si è alzata in piedi. In fondo, anche chi era seduto dietro si è passato una mano sugli occhi. La mattina seguente, i giornali britannici l'hanno ribattezzata il volto globale dell'umorismo turco. E, a dirla tutta, suonava giusto. Il filo che unisce Cemre Arda e Gökberk YLDRM non è nato ieri. È fatto di anni, scorci di vita condivisi, sostegno creativo, complicità nei silenzi. A volte lavorano insieme, a volte semplicemente si ritrovano in cucina a chiacchierare di niente e di tutto, trasformando il niente in qualcosa che profuma di futuro. Non c'è bisogno di sceneggiature quando il rispettivo senso dell'umorismo sa dove andare a parare. Il commento virale sulla piega ai capelli ha soltanto reso visibile agli altri una verità loro. L'amore, quando sa ridere, diventa una lingua madre. Ed è qui, forse, che il discorso sull'empowerment trova corpo. Perché per Cemre Arda potere non significa un podio e un microfono, ma il gesto semplice di sollevare chi le sta accanto. L'abbiamo vista ringraziare uno a uno i membri della sua squadra, celebrare i colleghi, cedere il centro della scena quando serve far spazio. Trasformare la parola grazie in un modo di stare. Guardate la sua filmografia. Commedie che smentiscono i cliché, drammi che non cercano l'applauso facile, sceneggiature che piegano le regole invece di subirle. Non scrive donne forti, scrive donne vere. E nella verità c'è una forza che non ha bisogno di urlare. Perciò, quando ha ricevuto il premio di Harper S. Bazaar, nessuno si è stupito davvero. È stata piuttosto una festa che aspettava da tempo di cominciare. Un tappeto rosso, un post su Instagram, poche parole piene di ironia. E sotto tutto questo, un messaggio che pulsa sottovoce. Sii reale. Sii gentile. Sii te stessa. È lì che abita la potenza. E intanto i sogni dei fan correvano avanti. C'è chi vuole vedere Cemre e Gökberk in un film romantico agrodolce, chi li immagina come duo in una dark comedy. Chi chiede una stagione speciale di Platonic, Blue Full Moon Hotel girata tra Napoli e Bilbao.
a chiudere il cerchio di quell'amore di pubblico che ha travolto Spagna e Italia. Fuori dalla sala premio, la notte londinese aveva ancora qualcosa da dire. Si racconta che Gökberk YLDRM, uscendo con lei verso l'aria fresca di una piazza illuminata, le abbia sussurrato il suo modo discreto di festeggiare. Domani colazione presto? Abbiamo un'idea da provare. È in questo gesto piccolo che sta la loro grandezza. Non l'ostentazione, ma la continuità. Non la corsa al titolo, ma il piacere artigianale di fare e rifare finché il racconto non prende la forma giusta. La mattina dopo, in una story, si vedeva una tazza di caffè e un quaderno pieno di frecce, la mappa di un'idea che stava già camminando. C'è chi pensa che i riconoscimenti cambino le persone. In questo caso è il contrario. È stata la coerenza di Cemre Arda a cambiare il modo in cui i riconoscimenti vengono percepiti. Non come medaglie, ma come responsabilità lieve che ti ricorda perché sei partita. E la sua comunità lo sa. Per questo, ogni volta che torna in video con Cem, l'accoglienza ha il sapore di una rimpatriata familiare. Si ride, poi qualcuno racconta un dolore, poi si torna a ridere. E nello spazio tra una battuta e l'altra entra un respiro largo, quel tipo di cura che non si può fingere. Cemre non ti intrattiene, ti vede, ha scritto una spettatrice. È un complimento che pesa più di qualsiasi grafica di tendenza. Intanto, la coppia al centro di tutto questo continua a parlarci senza urlare. Il coraggio di lei di mostrarsi in tutte le sue versioni. La discrezione di lui che sa quando fare un passo avanti e quando restare 2 passi indietro. L'intesa capita al volo che rende ogni dialogo più vero. Si percepisce sul set di Platonic, Blue Moon Hotel, dove i due attraversano scene come se stessero attraversando corridoi di casa, e si percepisce nelle loro scelte. Non project per far rumore, ma storie perché hanno qualcosa di necessario da dire. E allora tocca a voi. Era questo il momento che Cemre Arda meritava da sempre? Vorreste vederla di nuovo al fianco di Gökberk YLDRM, magari in un film che li metta uno di fronte all'altra in ruoli inaspettati? Raccontatecelo nei commenti qui sotto. Condividete il video con chi ama le storie che scaldano e non accecano. E ricordatevi di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate. Qui ogni racconto prova a restare umano, con cuore, ironia e una dose di dolce verità. Perché, come Cemre stessa ci ricorda a modo suo, la trasformazione più bella comincia quando smetti di fingere e ti permetti di essere reale. E quando accanto c'è chi sa custodire quella realtà, come fa Gökberk YLDRM, allora il viaggio non è solo più facile, è più vero, e inevitabilmente più luminoso.